Benvenuti a Parole di Psicologia. In questo video vorrei parlarvi di un concetto che fa parte della filosofia buddista, che è la rete di Indra. E non voglio vendervi la religione, la filosofia buddista, ma questo concetto trovo che sia molto interessante per capire l'importanza, il valore e il significato della relazione umana. La rete di Indra è semplicemente un modo di concettualizzare, di immaginare la vita, la nostra società, come un tessuto che fatto di fili interlacciati, e ogni intersezione, ogni nodo è uno di noi, è una persona. Ecco che non si può muovere uno di questi nodi, non lo si può tirare senza in qualche modo modificare la forma della rete e soprattutto muovendo gli altri nodi, no? Proviamo a immaginare un tessuto, fare questa cosa e succederà esattamente questa cosa qua. Perché è interessante questa metafora, questa immagine? Perché in effetti è così. Noi possiamo immaginarci psicologicamente come dei ripetitori di segnale. Noi siamo connessi l'uno all'altro attraverso dei segnali di ricezione, di trasmissione di informazione. La relazione umana è praticamente informazione. Io dico a te, tu dici a me, io passo all'altro e così via. Questo dà anche la misura del fatto che si impara a stare con gli altri, stando con gli altri all'interno della rete e non isolandosi, cosa che peraltro, partendo da questa metafora, è di fatto impossibile. È impossibile isolarsi dalla rete, nel senso uscirne, si è sempre comunque dentro. Quello che però può succedere nel caso di una patologia, una psicopatologia e anche di una patologia fisica, è che noi come ripetitori smettiamo di funzionare. Il messaggio che rimandiamo non è quello che abbiamo ricevuto, è scorretto, è un messaggio danneggiato, oppure captiamo segnali e non li rimandiamo, cioè iniziamo a funzionare come altra metafora, come buchi neri che assorbono energia da ciò che c'è, dal circostante, e non rimandano, no? E questo lo si vede facilmente quando si sta vicino a una persona o disturbata o anche magari malata, che ha bisogno di cure, che chiede molto, alcune persone anche in una forma particolarmente egoistica, e rimandano poco. Questo per dare una misura, un'immagine dell'importanza della relazione, che è tutta connessione, è tutta una rete di ascoltare, di rimandare, eccetera. D'altro canto ci dà anche la misura dell'importanza degli altri. Allora, spesso si sente dire, si legge anche su Facebook queste belle frasi del tipo sii te stesso, fregatene del mondo, gli altri ti devono accettare come sei, eccetera, eccetera. Sì e no, perché questo crea anche un grande malessere, vedo nei miei pazienti, che è quello legato al fatto di sentirsi non se stessi, ma di sentirsi schiavi della volontà altrui, no? Un po' come se fossero schiavi della moda, per cui non esprimono se stessi, ma si vestono come dicono gli altri. Sono il condizionamento, la pressione sociale, cosa che esiste sicuramente. Tuttavia, come aveva già fatto notare a suo tempo Aristotele, dicendo che siamo animali sociali, è indubbio che il nostro io, ciò che noi siamo, ciò che noi reputiamo di essere, è comunque un condizionamento sociale che viene fra l'altro da millenni di società. Per esempio, una persona atea in realtà nasce e cresce in una società, per esempio come la nostra, che ha 2000 anni di storia religiosa, non può totalmente prescindere da questo, anche se crede di poter prescindere. Di fatto siamo inseriti nella società e ne portiamo comunque i valori avanti, anche quelli che non crediamo di voler portare. Questo vuol dire semplicemente, il messaggio poi psicologico sereno, è che non dobbiamo sentirci così vittimizzati dallo sguardo degli altri, perché di fatto noi costruiamo il nostro io
in base ai rimandi degli altri. Allora, come al solito, il giusto mezzo sta in mezzo. Si può essere assolutamente se stessi e contemporaneamente avere attenzione, ascoltare quello che gli altri dicono di noi in modo da regolarci. È un feedback che ci regola. L'idea di noi come eremiti sul cucuzzolo della montagna, che ce ne freghiamo altamente di quello che gli altri pensano di noi, non è una posizione di grande ribellismo psicologico che probabilmente hanno delle persone che se la sono passata male per molto tempo della loro vita rispetto al rapporto con gli altri, ma non è la soluzione. Anche la psicoterapia, di fatto, guardate che di base è un rapporto umano. Problemi nei rapporti umani si curano attraverso un rapporto umano bonificato con un terapeuta, proprio un rapporto controllato, ma pur sempre un rapporto umano per poi, come dire, tornare nella società. In realtà nella società, appunto, ricordo, ci si rimane sempre, questa è una cosa molto importante. Quindi dobbiamo accettare con serenità il fatto che noi, inseriti nel mondo, inseriti in questa rete, siamo parte di essa. Il giudizio delle persone è una cosa che conta, non dobbiamo esserne schiavi, non dobbiamo farci condizionare in maniera assoluta, ma chiaramente ha un suo valore e non va scartato. Per esempio il fatto che ci sia la moda e per cui ci scopriamo meno ribelli e meno originali di quello che siamo perché amiamo riconoscerci anche nei vestiti che mettono gli altri. Io non la trovo una cosa così sconveniente, no? Nel senso, è anche carino sentirsi parte di un gruppo. È chiaro che questo sentire, questa sensazione, questo far parte della società, far parte del gruppo, non deve prendere il sopravvento sull'io della persona che smette di essere un individuo e diventa la famosa pecora del gregge, eccetera, eccetera. Tuttavia, ricordiamoci che facciamo parte di un gruppo, di un ampio gruppo, che ha una sua storia, ha delle sue regole, ha dei suoi valori e partecipiamo ad essi un po' con la nostra originalità, un po' con un certo grado di conformismo, ma francamente bisogna accettare lo stato dei fatti che non è e non viverlo come una cosa patologica e fortemente negativa, fin tanto che non crea veramente delle ricadute e dei problemi sul nostro benessere lavorativo, relazionale e sociale. Un saluto e al prossimo video.